Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi faremo la prova di un attrezzo che da un po' avrei voluto nel mio garage, ovvero la tavola a croce per trapana a colonna della Vevor. La scatola è decisamente pesante, per cui mettiamoci in un posto comodo e vediamo che cosa c'è dentro. Ecco qua, troviamo subito il foglio delle istruzioni. Troviamo la lista dei componenti del kit e con delle chiare immagini le istruzioni per il montaggio. Rimuoviamo adesso la parte superiore dell'imballo, che sembra ben fatto, e scopriamo la nostra tavola. Cerchiamo di tirarla fuori, che è pesantissima. Ecco, questa è la viteria. Qua invece abbiamo due manopoline, questa è quella più piccola, sono graduate. Questa è quella più grande con il richiamo della chiavetta e poi vediamo sotto, ma non ci dovrebbe essere altro. Vediamo com'è questa tavola. Gialla, direi. C'è un materiale un po' appiccicoso che probabilmente serve per proteggere il metallo. A me non piace e vorrei toglierlo. Proveremo con una paglietta ed un po' di benzina a rimuovere il tutto. La protezione viene via abbastanza bene, anzi molto bene, e il colore adesso mi piace decisamente di più. Ecco fatto, decisamente meglio per me. E voi che ne pensate? Iniziamo adesso il montaggio e ci accorgiamo che per montare subito la manopola piccola dobbiamo alzare un po' la nostra tavola. Mettiamo sotto due pezzetti di legno così non avremo più problemi. Apriamo il sacchetto della viteria. Al suo interno troviamo le due manopoline, le viti per il loro fissaggio, i dadi ciechi e le due chiavette. Ecco fatto, un minimo di gioco ci deve essere per consentire alla manopolina di ruotare. Inseriamo adesso la nostra chiavetta, eccola qua, e naturalmente la manopola con lo scasso in corrispondenza. Dado cieco che blocca il tutto e lo serriamo. Ecco qua, perfettamente funzionante.
Facciamo adesso la stessa cosa per l'altra manopola dell'altro asse. Ecco fatto, e anche questa va alla perfezione. Questi sono i movimenti che la tavola ci permette di fare sull'asse X e Y. Il piano d'appoggio ha una misura di 45 cm per 17 cm. Lo spostamento sull'asse X è di 20 cm e quello sull'asse Y è di 11 cm. Prendiamo adesso un riferimento azzerando il nostro calibro e facciamo un giro completo della nostra rotella. 1, 2, 3 e 4 di nuovo 0. Prendiamo di nuovo la misura e vediamo che la tavola si è spostata di 3,95 mm, ovvero 1/10 di millimetro ogni tacchetta graduata. Questa differenza potrebbe essere causata dal gioco che ha la manopolina sulla vite senza fine. Questi due galletti servono a bloccare la tavola sul movimento dell'asse X, mentre dalla parte opposta c'è un altro per bloccarla sull'asse Y, in modo che la tavola non si sposti da sola, magari sotto sforzo degli utensili. Questi tre invece sono i registri del movimento che servono per togliere il gioco e dunque aumentare la precisione del movimento della tavola stessa, e agiscono spingendo su questa guida. Ed è proprio su queste guide che andremo a dare un po' di grasso in modo da migliorare la scorrevolezza della tavola stessa. Ne diamo un po' anche sulla vite senza fine in modo da rendere il movimento anche più silenzioso. Bene ragazzi, una volta finito di assemblare e di mettere a punto la nostra tavola a croce, la andremo a montare sul trapano a colonna. Eccola qua, direi che fa la sua bella figura e dona al trapano un aspetto decisamente professionale. L'abbiamo fissata con un paio di viti a brugola di 10, non comprese nella confezione. Prima prova faremo un semplice foro, o meglio, cercheremo il centro esatto spostandosi sugli assi della nostra tavola. Faremo un foro esattamente al centro di questa X. Ecco qua.
Adesso togliamo la nostra punta ed inseriamo un fresino. Stringiamo bene. Andremo a fare una scanalatura perpendicolare al nostro foro. Blocchiamo il trapano in modo da mangiare circa 1 millimetro. Accendiamo e spostandoci sull'asse X della tavola andremo a creare questa scanalatura, esattamente come se il nostro trapano a colonna fosse una fresa. Ecco qua il nostro pezzo. Andrà un po' rifinito nelle sbavature, ma diciamo che il lavoro lo ha fatto. Adesso proveremo a spianare una barra piena per togliere questo difetto. Prendiamo un fresino più grande che copra la superficie della barra. Ecco, diciamo che anche questo è da rifinire, però spianare lo abbiamo spianato e la finitura direi che è bella lucida. Adesso sfrutteremo la nostra tavola a croce per simulare il tornio, certo non con la stessa precisione di un tornio, ma per alcune cose può andare bene comunque. Vi faccio vedere. Useremo questo normalissimo ferro da tornio e lo fisseremo nella morsa. Faremo la prova su questa barra cilindrica in alluminio. Come al solito ci dobbiamo posizionare sia in altezza sia nell'asse X e Y della tavola. Blocchiamo la tavola su entrambi gli assi. Accendiamo e andiamo giù.
Mi raccomando, andiamo giù molto lentamente, altrimenti rischiamo di spaccare il ferro. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Beh, direi che è venuto benissimo. Sembra davvero un pezzo fatto al tornio. Bene ragazzi, che dire? Era da tanto tempo, come ho già detto, che volevo una tavola a croce per il mio trapano a colonna e adesso che ho questa della Vevor sono veramente contento. Sono consapevole che non è un prodotto professionale, ma è anche vero che a poco più di 100 euro non si trova niente sul mercato e questo è veramente conveniente. Il prodotto per dimensioni e qualità è decisamente superiore a tutti gli altri che ho visto in commercio sulla stessa fascia di prezzo. Quindi se sei un hobbista e ti vuole levare la voglia e desideri avere una tavola a croce, questo è il prodotto che fa per te. Vi lascio quindi il link in descrizione e un codice sconto che vi permetterà di risparmiare ancora un po' sul prezzo finale. Spero quindi che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale cliccando il logo in basso a sinistra. Io vi saluto, alla prossima!